Salve fandoni e ben ritrovati su Assassin's Creed Shadows. Quest'oggi, prima di iniziare con i contenuti dell'episodio, volevo fare qualche modifica all'accampamento, perché poi non l'abbiamo effettivamente mai fatto. Abbiamo sbloccato un sacco di roba estetica che, sapete, non mi fa molto impazzire, soprattutto quando apri una cesta e c'è quello, però giusto per, non lo so, allitare la situazione. Non abbiamo materiali, io devo capire bene, perché troviamo solo paglia in giro, assi di legno, minerale veramente poco, e serve quasi solo quello per potenziare effettivamente le nostre strutture, ed è una cosa che presumibilmente ci interessa, però va bene. Allora, io direi intanto spostiamo le cose che non ci interessano particolarmente lontane. Vabbè, tipo questa la potremmo lasciare qui per adesso. Aspetta, allora la forgia mi piace mantenerla qui di fianco, ma vorrei costruire qualcosa di estetico, tipo questi, ok? Allora, a noi adesso credo ci interessi solo una direzione, ok? Quindi banalmente vediamo un attimo. Ah, lui l'entrata ce l'ha proprio di là. Se no, da quest'altro lato mi sembra un po' più interessante. Facciamo così. Ah, così li puoi proprio collegare. Non avevo inteso. Comunque possiamo anche fare così per vedere meglio. Io vi dico la verità, farei in questo modo. Non posso metterne due vicini così, ma posso fare questo. Molto interessante. Ok. Ora, se sposto questo, possiamo magari girarlo in questo modo e avere qualcosa di meglio. Boh, fino a un certo punto, perché, vedete, non mi fa collegare la forgia fin lì. Va bene. Sì, un po' inutile sinceramente così. Facciamo... ma rimane comunque questo. Io non so se c'è... c'è da uno. Quindi posso... non posso. Forse non posso perché ci sono quelli non singoli. Facciamo così. Sì, credo che banalmente... non capisco perché debba aprire questo menu ogni volta. Però tecnicamente se faccio così... no. Perché non era girato? Progettazione. Ma... ok. Così. E poi ci prendiamo l'angolo. Ah, che giustamente va di 1. Ok, quindi non volevo fare questo, volevo prima cancellare. Facciamo così. Modalità costruzione. Dobbiamo riaprire questo menu ogni volta. Ok. E anche per mostrarlo a voi, cioè, sinceramente ci perderei più tempo se fossi da solo, ma fino a un certo punto. Qui non lo posso piazzare purtroppo. Il fabbro è particolare, vedete, non ha tutta la libertà del mondo. Cioè noi avremmo anche le strade tecnicamente, sì, di ogni tipo. Abbiamo decorazioni di ogni tipo. Sì, molto carino il sistema. Però sinceramente non ho la creatività e la voglia di mettermici. Però è veramente tanto, tanto, tanto. Cioè questa è una cosa che farei. Poi in portabilità mi ci metto con calma
Inizia a piazzare roba. Anche se ovviamente, ecco, immaginavo, anche questi occupano spazio. Queste cose decorative io avrei preferito averli un po' più libere. Invece prendono comunque dello spazio che... Vabbè, mettiamo sta pietra qui. Per esempio. E anche gli alberi, sì, ok, vabbè. Molto molto carino però, Mettiamo un bell'albero qui. Ok, non possiamo migliorare nulla di tutto questo, perché ci manca il legname e il minerale. Però vabbè. Andiamo a vedere un po' il risultato. Però è figo poterlo poi effettivamente vedere in game questo, È molto figo. Molto molto figo, devo dire. Tutti questi insetti è perché non ho messo... No, perché ci sono i fiori semplicemente in giro. Va bene, molto inutile questa cosa che ho fatto, ma ci sta. Nel frattempo andiamo un attimo a potenziare il nostro equipaggiamento. Allora, per quanto riguarda le armor, no? Noi cosa abbiamo? Il tempo rallenta per 2 secondi. Che tra parentesi non mi sembra funzioni molto, però... Va bene. E la potenzierei al 35, sinceramente. Per adesso non abbiamo di meglio. Questo non mi interessa. Gli shuriken resistono agli impatti duri fino a un certo punto. Avrei preferito qualcos'altro. E queste sono cose che possiamo comunque già, insomma, applicare. Quindi, perfetto così. Poi, questa, 2 segmenti con questa è importantissima per me, sinceramente. Ah, ho finito anche la stoffa. Che casino. Va bene, vediamo invece la katana. Katana noi stiamo utilizzando questa qui. Il 100% dei danni inflitti all'assalitore per ogni tua deviazione. Ok. E dobbiamo applicare un attimo le incisioni. Perché possiamo mettere... Aspetta, qui non abbiamo quelle dorate, giusto? Cioè abbiamo solamente quelle base. Per incidere un vantaggio. Ma posso utilizzare l'oro per fare... Senza... No, ok, però pensavo fosse un'altra cosa. Tra l'altro è molto interessante. Cioè tu con l'oro puoi prendere un'arma di livello 1, banalmente, e portarla a livello corrente, che ci sta. No, a me interessava avere un'altra cosa per incidere, però vabbè. Questo non lo upgraderei perché non è nemmeno... Per ogni pezzo di armatura voto, punto maestria del tanto, con nessuna arma in uso. Non abbiamo nulla di estremamente forte. Quindi per adesso lo lascerei così. Scomponi, vabbè, fa quello che deve fare. Dovremmo andare dai venditori comunque. Allora, per ogni tua deviazione abbiamo qualcosa che riguarda la deviazione? Armatura, tempra, alterazioni consumabili. Perforazione armatura, danni inflitti di notte. Danni inflitti. Danni critici con arma da corpo a corpo. Più 10%. Vabbè, mettiamo intanto questo, che almeno sono danni in più. Sul tanto, invece, danni armatura inflitti colpendo nemici alterati. Non abbiamo tra l'altro alteramento, quindi ci serve eventualmente
un alteramento, ma non credo che ci sia... per incidere vantaggi leggendari mi serve la forgia al 3. Va bene. Non abbiamo nessun tipo di alteramento qui, quindi... Facciamo... danni inflitti anche qui, per ora. Però ci servono effettivamente i materiali. Dobbiamo comprarli, mi sa, alcuni, e va capito se ci sono altri posti in cui ottenerne. Perché ogni volta che siamo in un accampamento troviamo la paglia. Nient'altro. Allora, la situazione attuale è questa. Tra gli obiettivi abbiamo 2 che sono evidenziati. Uno è libero, come vedete questo qui. Quest'altro invece è la vita sul castello di Azuchi, che era la quest di Yasuke. Quindi andiamo e diamo un po' di spazio a Yasuke a questo punto. Ricordate, l'avevamo lasciata, diciamo, a metà, tra virgolette. In realtà senza tra virgolette. Dippiamoci qui e andiamo a vedere di che si tratta. Perché Yasuke... Cioè, di Naoi credo che abbiamo finito tutta la storyline dedicata a lei. Magari ci sarà dell'altro dopo, però per ora sì. E quindi facciamo lo stesso con Yasuke, in modo che poi l'altro obiettivo lo facciamo dopo. Allora, vediamo un po'. Che grande salto. Io sto premendo, nonostante ci sia il salto libero, ogni tanto si impiglia, non si capisce il motivo, ma va bene. Allora, noi ci facciamo la corsetta sui tetti e poi dovremmo poter salire. Credo che non... no, mi sa che è rinforzata questa zona e non so se mi farà switchare subito a Yasuke oppure dovrei farlo manualmente. Però intanto andiamo con Naoe. Vediamo. Non è giallo per ora. Ok. Vado allora. Saliamo. Non sembra essere zona vietata. Vediamo qui. Non ricordo se l'avevamo liberata da qualcosa sta zona, eh. Forse sì. Vabbè. Meglio. Ora sì. Mi dispiace, però io devo poter entrare. Intanto prendiamoci il punto di sincronizzazione e poi capiremo meglio cosa approfondire. Ok. C'è qualcuno qui? Oddio. Stavo con il tanto, non mi ero reso conto. Era rosso, che sfiga. Ok. Pensavo di essere con la katana all'inizio, infatti non ci ho capito più niente quando non ha fatto la vulnerabilità. Allora, saliamo qui, credo. Pensavo ci fosse qualcosa, invece no. Vabbè. Saliamo un attimo a prendere il punto di synchronization. Eccolo qui. Di notte
tutte comunque le viste sono veramente belle. Ma la mia preferita è quella dello scorso episodio, quando siamo andati sulla costa. Era forse una delle zone più interessanti, visivamente parlando. Allora, scendiamo. Non so precisamente... Dobbiamo arrivare solamente lì? Vedo che c'è un tizio abbassato. Ok, un po' distruttivo per l'immersione, però possiamo farlo. Ah no, ma lì non è... Devi usare gli aschi, ok. E dovrei poter cambiare qui, banalmente. Non volevo fare questo. Ok. Vediamo. Io... Ecco, forse avrei dovuto upgradare... Dopo una schivata riuscita a rallentare... Ah, giusto, avevo dimenticato queste... sì, mettiamola. 10% di salute ripristinata con il colpo successivo a una parata. La casa, Puoi parare i colpi incontrastabili, pure molto bella. Però non l'abbiamo upgradata. Quindi no. Ah, facciamo così. Ho sbagliato tasto, ovviamente. Invece di una katana userei qualcos'altro. Ho la naginata. Sì, conviene secondo me. I primi attacchi sono posturali e rendono i nemici vulnerabili. Però è al 27. Questa ce l'abbiamo al 31. Danni critici con arma da corpo a corpo. E c'ha avvelenamento. Ok. L'archibugio. Ne abbiamo uno migliore. Con uccisioni consecutive. Quando la salute è al massimo. Quando la salute è molto bassa. Beh, sicuramente sono migliori a livello di stat attuali. Quindi magari prendiamo questo che ha delle stat molto interessanti. Ok, e questo invece? Danni inflitti per ogni pezzo di armatura vuoto. Non abbiamo armature vuote, quindi... Gli attributi dell'elmo in uso. Ah, carino. Oh, potrebbe starci, credo. Diventa piccino quando si perde per un... Vabbè, dai, lasciamo questo per adesso in realtà, perché ci dà una buona difesa. Ok, esteticamente vogliamo tenere così? Cosa abbiamo a disposizione? Non molto in realtà. Sì, dai, teniamolo così per un po'. Va bene così. Onore mio. 城のわらべどももさぞ喜ぼう。何せ今も安家の果たし合いごっこに興じておるのじゃからな。あれはまぐれにて。お主ほどの豪の者が何を申しておる。なれど、わらべの話を聞きにここまで来たわけではあるまい。家康様のように真のおける信長様のお味方を探さねばなりませぬ。あるいは森蘭丸殿が安土に戻っておられぬかと。本能寺から。合わせてやろう。ついてまいれ。Ovviamente. Ricordi. Ok. Vediamo un po'. Comunque per quanto riguarda il DLC penso che lo giocheremo tra un po', tra pochissimo. Cioè, non so quando ci sarà il finale, ma tra qualche obiettivo principale, oltre a fare gli allievi del tizio lì, facciamo il DLC.
では安家殿、上様のもとへご案内 Madonna, è altissimo rispetto a lui. かたじけない蘭丸殿、頼み申しまする。上へ参りましょう。 Legno. Ottimo. Ah, sarà cambiata la stagione, mi sa. Certo. Ma è grande sto posto, è un magazzino. Molto elegante, sì. 何事かご思案なされるとき、上様は絵を眺めて時を過ごされるのです。 Immagino, immagino. いやはや、これは壮観じゃな。これほどの名品ばかり、ようも集められたものじゃ。これは上様のお命を奪いかけた鉄砲ですが、少女失滅の戒めとして飾っておられるのです。 Questo è bello. Ne abbiamo sentito già parlare. Le fauci di coccodrillo, com'era? 支度が整い次第お入りください。上様がお待ちでございます。 Ah, guardalo com'è tranquillo. そなたも晴れて侍だな。改めて安土に迎えよう。表を上げよう。なぜその名を選んだのか申してみよう。あるわらべに強く勇敢な安家なる者のことを聞いたのです。それがしも人の心に残る武士になろうと、そのお方の名前を頂戴した次第にござりまする。この地でいかに生きるか、そなたの覚悟を表した中、気に入った。 Absolute cinema ha fatto. 人はわしの度量が大きいと申すが、そうではない。人がそう言うのは、わしが士族の生まれや縁より武勇と忠義に報いるからじゃ。なればこそそなたはここにおる。ありがたき幸せ。そしてそなたは我が家臣や味方にないものを持っておる。あのイエズス会、そなたは一員でないにしても内実を心得ておる。はい、不本意ながらかの者たちと長く過ごしましたゆえ。かつての主バリニャーノは厳しき者だと申したな。あの者は厳しさだけでなく人心を従わしめる力を備えておる。Sul castello che abbiamo appena scalato. 成し遂げたのは確かでござりましょう。上様とのお目通りを叶えたのですから。されどもそなたがバリニャーノを憎んでおるのは見て取れた。何故じゃ。あの者どもの本性に何がある。はばからず申せ。奴らの行いは己のためか、神のためか。多くは真面目な信徒で善良な者もおりまする。なれど十字架により門をこじ開けた後、奴らは剣を生じ入れるのです。なるほどな。して何故倒された男を神として崇める。わしに送り込まれたバテレンどもについて知っておることを申せ。バテレンは神の前にひざまずけと申します。されど実のところはあやつらにひざまずかせるだけなのです。すべて合点がいく。そなたの申す通りだ。誰しもが勢力を広げ支配することを望む。だが我が目指すは強奪ではない。我が軍勢は戦をもたらすが、それは後の安寧の世をなすため。互いから学べることが多くありそうじゃな、安家。これはほんの手始めじゃ。
molto figo, devo dire. Cambio stagione ci sta facendo tornare nel presente? Suppongo di sì. Scusate, intanto mi sto aggiustando, ma... Beh, saltiamo. Una cosa che... secondo me sarebbe stata più interessante... Ne parliamo dopo, dai. Se fosse finito. 安家の鉄砲の腕前を見せてもらおうではないか。南蛮ではアルケブスと申します。うん、わしらも南蛮から学んだ。見よ、筒と引き金の精密な作りを。長浜の匠の技ぞ。見事なこしらえ物で。ただのこしらえ物ではない。それを超えておる。長篠ではこの鉄砲を何千丁と使い、武田の騎馬隊を打ち破ることができたのだ。されどあの戦は虚しくもあった。敵とはいえあれほどの武者らが稲穂のごとく倒れる様を見るのはな。これが一斉に火を吹くたびに馬も人もバタバタと倒れていった。天下不武のためあらゆる手立てを用いるべきにございましょう。賢明じゃな。この先はしかと見えておる。我が波動は火薬と煙の力によって作られよう。鉄砲を持て。どれほどの腕前か見せてみよ。Dicevo, secondo me sarebbe stato più interessante vedere l'inizio della storia proprio nei panni di Yasuke che serve Nobunaga e quindi non ucciderlo a inizio gioco. E sostanzialmente fare il primo incontro con Naoe e l'attacco al suo villaggio. Che poi l'incontro è stato comunque fighissimo, me lo ricordo uguale, è veramente molto molto bello. C'è stato veramente un buon build up, però tutta questa fase di flashback è molto più interessante di tutto il resto che abbiamo fatto seguendo tizi in delle mini storyline che non hanno dato molto. Quindi chiaramente sì, ci sarebbe comunque stato una serie di obiettivi, ma magari era una serie di obiettivi per raggiungere Nobunaga. E quindi dall'interno, nel frattempo, metà gioco Yasuke sarebbe stato al suo servizio e quindi avremmo letteralmente fatto ciò che Naoe stava cercando di fermare. Sarebbe stato ancora più figo secondo me, però vabbè. Come? Cosa? What? Meno male che c'è lo snapping perché col controller sono proprio negato. Ok. こやつらは一体どこの手の者か。手がかりはございませぬ。よもや安土城内でかようなことが。家康、将を皆集めよ。御意のままに。安土が奇襲を受けてなお羽柴殿は音沙汰もなしか。我らが酒を飲み軍議する間も上様のため動いておるのでしょう。何をのんきな。Dovrei disabilitare anche le notifiche di Steam così che non vi disturbi mentre faccio gli screen. 上様、こたびの表情は極めて寛容であるか。恐れながらも軍議を進めようにもこの偉人が。 Io sono un boss samurai. 安家は織田家に仕える忠義の侍にして
わしの大事なおとぎ衆であるぞ。おとぎ衆ですと。異国の者は物の見方が違う。得るべきところも多かろう。死の後の言うでない。Cosa sta portando? Polvere da sparo? No. 別所長春の首か。裏切り者じゃ。何年もこやつに手を焼かされてきた。Ok. 攻めにござりまする。家臣の命と引き換えにこやつめは自害を。播磨は上様のものにござる。あっぱれじゃ秀吉。ようやった。これぞ兵法じゃ。光秀。秀吉のように Scusate se interrompo, ma anche rivedere queste scene dopo aver vissuto le varie, diciamo, instabilità politiche all'interno delle varie regioni, tra cui Arima che abbiamo fatto recentemente, quindi Hideyoshi, Besho, il Besho successivo che è quello che tra l'altro ha giurato fedeltà, no? Quindi sostanzialmente è veramente bello questo, però ripeto, secondo me sarebbe stato meglio affrontare tutta questa parte di Yasuke all'inizio, i flashback lasciarli solo a Naoe e quindi creare un metagioco che sostanzialmente li faceva incontrare e tra l'altro ricordiamo che per giocare Yasuke ci abbiamo comunque messo un sacco, invece così tu avresti sostanzialmente alternato le due storie, avresti fatto giocare Yasuke ma sotto Nobunaga facendo cose per Nobunaga e poi dopo a metà gioco, più o meno, metà forse un po' troppo, però comunque farli incontrare e insomma magari non subito allearsi, cioè secondo me c'è stata proprio, perché poi l'avete visto, no? Tutte quante le varie cose che facciamo con uno o con l'altro è come se le stessimo facendo con entrambi, perché il sistema di doppio personaggio non è stato ben calibrato, non si è capito se è stato aggiunto alla fine, non si è capito, però in ogni caso quando tu parli con un tizio, Yasuke non si vede per tutta la cutscene e poi all'improvviso vai a rivederlo, ecco Yasuke, sì, no, si conoscono perché si sono visti, almeno, cioè se avessero pensato le cutscene per il doppio personaggio e non inteso come adesso dove all'improvviso spuntano entrambi, poi in un altro momento ce n'è solo uno, no, cioè la cutscene deve essere pensata con entrambi i personaggi, con l'arrivo e cose del genere, però nel momento in cui tu ad esempio stai andando a fare rapporto a un tizio, non mi fai andare entrambi se ci ha parlato prima Yasuke, per dire, cioè ci doveva essere un po' di dinamismo da questo punto di vista che però non c'è stato, hanno scelto una via facile che però poi effettivamente va a distruggere quella che è l'immersività anche della missione e della possibilità di scegliere chi stai giocando in quel momento. Apprezzo la possibilità di cambiare il personaggio durante le missioni, lo abbiamo fatto poco perché preferisco Naoe, però nei momenti in cui secondo me era perfetto l'abbiamo utilizzato, però anche lì l'abbiamo visto nello scorso episodio, no, quello prima, dove con Besho abbiamo detto no, tranquillo, ci penso io, bam, e poi torna, perché ci abbiamo messo 2 secondi, cioè non ha alcun senso, non lo so, però vabbè. È razzista lui. わしの思い描いた天下一統はなりつつある。残る国主どもも我らに歯向かう力はない。我が軍門に下るか滅びるかじゃ。されど伊賀にまだ火種が。しておけ。我らとの戦で大敗を喫し痛手を負ったはずだ。織田恐るべしと思い知ったであろう。さりながら天下の織田を退かせたと勢いづき、さらなる味方を募っておりまする。息子のアホが力を誇示しようなどとせねば、山の百姓どもなど捨ておいたものを。半端なざまを晒し、厄介事がより一層こじれてしまったではないか。密偵によれば、我らを襲ったのは伊賀者とのこと。死角など恐れはせぬ。手首に怪しげな刃を携えた頭目がおるとも聞いておりまする。ここは奴らが守りを固める前に総がかりに出るべきかと存じまする。直ちに攻めるは良いとして巧妙に兵を動かし相手の裏をかかなくては。しかしながら今は辛抱し敵の動きを見極めるが肝要かと。
今はまだ伊賀も弱っておるはずじゃ。ここは一つ。お主は引っ込んでおる。安家、伊賀との戦、そなたはどう思う？明智様の申される通り、敵の裏をかいて囲い込み不意を打つべきかと。賢明であろうな。わしがしばし考えをまとめる間、こたびの秀吉の勝利を。 Ho capito perché la sua barba stia blinkando così, però vabbè. Molto figa questa chiusura della cutscene. 腹は決まった。明朝、日の出とともに伊賀に立つ。 Eccoci qui. では戦を。そなたの申した通り、遠回りしてぐるりと敵を囲み、不意をつく策を取ることにする。上様がそれがしの声をお聞きくださるとは。そなたの言は軍を動かす力があるのだ。なんと。出立の支度をして休んでおけ。明日は出陣じゃ。Questa è pre-renderizzata. Perché? Non ho capito perché è pre-renderizzata se non sembra avere nulla di particolare rispetto alle cutscene in engine. Vabbè. Bello perché abbiamo conosciuto questi personaggi. お市様。兄上から贈り物があるそうじゃ。しかしこのご恩忘れませぬ。 Sono stranissime le espressioni facciali però, eh. Non sto capendo perché. Però il build up è molto carino, eh. Anche la canzone. Ma l'avevano preso prigioniero? Non mi ricordo. No. Addirittura guardate quelle ombre, sono peggiori rispetto alle engine. Vabbè. お役に立ってみせまする。よし。敵陣に切り込む時もその息を忘れるでない。 Wow, però aura, eh. Bello, bello, bello questo. Penso finisca il flashback, sì, perché l'abbiamo già visto 13 milioni di volte l'attacco a diga. Anche basta. Vediamo. Allora, io sono purtroppo molto deluso dalla mancanza, da una piccola mancanza in un gioco di Assassin's Creed, cioè la lore degli assassini. Non ci hanno dato niente. Abbiamo solo la lama al polso, non sappiamo più nulla. 他の者を無事連れ出した後戻ったのじゃ。しかれど寺はとうに焼け落ち、蘭丸めはその場で腹を切って果ておったのだ。 Seppuku, che vuol dire? Si è dato in overdose. あの場を離れるは身を裂かれる思いであったはず。光秀には必ずや報いを受けさせねばならぬ。そうさせましょうぞ。
どうするつもりだ。まずは徳川様のもとへ。山城へ向かったと聞いておるが。では山城へ参り、お力添えを願いまする。貴殿はわしの両国の若さで揉め事が起きておってな。出向いて差配せねばなるまい。些細なことであればよいが、くれぐれも用心召されよ。Ci sono queste rotazioni di testa non mocappate che hanno veramente un feeling simil robot, cioè quando fa così. Cioè, ma al posto di girare solamente un asse, oppure in questo caso l'ha fatto in diagonale, quindi è fatto in modo lineare, ma create delle curve animation, aggiungete un po' di sine wave leggera che modifica l'animazione e la rende un po' più reale. Cioè, se dovete lavorare, cioè se non volete fare mocap, partiamo da questo presupposto, e avete fatto un impianto grafico che è di tutto rispetto, io avrei lavorato a delle librerie all'interno del vostro engine che permettano una realizzazione di cutscene, ma banalmente anche animazioni in game, quindi dialoghi con i personaggi che non sono cutscene, no? Queste cose qui sempre più realistici a partire da delle semplici keyframe animation. Per chi mastica un po' il mondo animazioni 3D, game development, sa cosa sto dicendo, però non capisco perché veramente, cioè perché poi all'interno del gioco stonano proprio, ma stonano tantissimo. Poi lasciamo stare la scrittura che comunque rimarrebbe carente su tutto il resto, a parte i flashback che mi sono piaciuti tutti, anche quelli di Naoe, ma anche quelli precedenti di Yasuke mi sono piaciuti molto. Ma queste animazioni così veramente sono... Ok, quindi possiamo assoldarlo. Secondo me ci conviene fare queste missioni. Nagahide. Cerco di Niwa Nagahide che ha informazioni su un membro degli Shibak Ufu. Ok, ecco. Quindi è quel tizio lì che possiamo sia reclutare. Tra l'altro Gennojo, cioè se non fosse morto probabilmente avrebbe fatto parte del nostro roster, perché Yaya la possiamo mandare. Katsuhide ce l'abbiamo? Non ricordo. Dobbiamo anche fare questa missione di Junjiro effettivamente. Non capisco perché lo cataloga come missione di Naoe, perché probabilmente c'è un flashback anche legato a lei. Vedete, non abbiamo anche... Come faccio a selezionare... Non lo so, vabbè. Andiamo a vedere Tokugawa cosa ha da dire. Tokugawa che si trova qui. Possiamo andare a Iga banalmente. Yamato non ci siamo ancora stati tra l'altro, però questo c'entra con Yamashiro. Radura della piccola foglia. Potremmo farci banalmente questa strada qui, ci facciamo questo kata e poi andiamo a prenderci questo. Qui c'è una frattura. Ok, dobbiamo fare un po' di cose. Dobbiamo fare questo passaggio, andare di qui, ci facciamo un attimo questa frattura dell'animus e poi ci andiamo a fare la missione di Naoe. Però intanto dobbiamo andare viaggio rapido come Yasuke, perché tanto dobbiamo fare il kata, quindi tra un attimo. Eccoci qui, lui sta anche faticando a mantenere l'equilibrio, ma voglio dire tutti noi probabilmente a quell'altezza faremo... No, infatti non lo sei, però tranquillo che è tutto ok. Allora, scivoliamo giù e andiamo subito verso questo kata. Comunque, in questo momento in cui sto registrando è uscito Resident Evil Requiem da poco, Resident Evil 9, e ho veramente tanta voglia di recuperarmi tutta la serie, perché io ho giocato il 6 sicuramente, anche forse anche 4 e 5, però non completi, su insomma a casa di amici quando ero piccolino, ce ne avevo alcuni, non mi ricordo se ero veramente piccolo, però
mi sono sempre piaciuti come giochi. E poi Revelations sul 3DS, oltre che il 7 per intero. Però mi piacerebbe portarli prima o poi tutti, e secondo me qui non ne usciamo, quindi andiamo a fare il giro, se si può. Mettiamoci su un cavallo magari. Ma io non vedo strade qui. Madonna che casino. Proviamo da qui. Magari ce la faccio. È una saga che è molto lunga, c'ha anche parecchi spin-off e titoli secondari. Di sicuro nel momento in cui sono usciti, dal momento che sono usciti i remake, giocheremo il 2, il 3 e il 4 in versione remake. Però cioè non voglio comunque saltare giochi come, se non erro, Code Veronica, Zero e altri che invece non hanno un remake e che soprattutto sono magari un po' più secondari, non mainline. Sì. Vai, non mi interessa più di tanto perché tanto sono missioncine così. Facciamolo al volo, anzi potrei anche non farvelo vedere in realtà, però ormai siamo qui, facciamolo al volo. Ok. Ottimo. Ok, veramente tranquillo. Ci sta. Tra l'altro li fa con l'arma che hai, non necessariamente con la katana. Chissà se lo fa anche con la mazza. Lo troverei un po' strano, però potrebbe in realtà. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Probabilmente converrebbe switchare con Naoi arrivati lì per scalare, però diamo un'occhiata, magari è fattibile, dipende anche da che struttura è. Può darsi anche che sia un albero e quindi possiamo tranquillamente scalarlo con lui. Adesso vediamo. Al solito la morfologia è sempre nostra nemica, ma questo ormai lo conosciamo. Ok. I Resident Evil probabilmente però li giocherei in live. Cioè registrerei ovviamente la serie come sto facendo adesso, ma in questo momento Shadows non lo sto registrando in live, sono completamente off. E sicuramente aspetterei un po', nel senso che li vorrei fare nel momento in cui mi sono trasferito e sono, diciamo, senza particolari problemi di audio, mettiamola così. È difficile che mi spaventi in modo esagerato, ok? Che urli o cose del genere. Sono nato con gli horror in mano al tempo di Favij, però non posso sapere se mi parte un urlo perché magari sto parlando, non mi aspetto qualcosa e c'è un jumpscare o qualcosa. Perciò meglio avere tutta la libertà del mondo, no? Stavo andando verso la missione, ma dobbiamo andare di qui. Vediamo. Probabilmente dovrei chiamarlo sto cavallo, Quella torre lì, credo. Credo proprio di sì. Diamine. È forse il primissimo gioco che mi dà quell'esperienza che ho anche nella vita reale, no? Dipende anche da dove state, però se avete presente di, non lo so, vedere un rudere, una struttura lontana all'interno di, non lo so, una montagna o comunque colline, cose di questo tipo, e chiedersi, ma dove diavolo è la strada per arrivarci? Come sarebbe scalare quel posto? Come sarebbe passare in quella foresta?
cos'è questo? E qui c'è lo stesso discorso. Hai fatto benissimo allora a lasciare. Ah. 悪しき力の輪を断ち切ったのだ。正しいことをした。身にしみる優しさじゃ。どう礼をしたらよい。 Ti darà informazioni, cos'è? 最近変わったことはあったか。 Vabbè. Ok. Sì, perché non abbiamo già tante cose sulla mappa del mondo. Aggiungiamo altro. Vabbè, ci sta. Allora, vediamo di scendere il più possibile. Ok. E... c'era una stradupola, o sbaglio? Il problema è ribeccarla adesso. Ce la facciamo col cavallo? Ce la facciamo nemmeno a piedi, figurati col cavallo. Di qui però, forse sì. Che casino, ragazzi. Probabilmente facevo prima a tagliare tutti questi segmenti. Probabilmente d'ora in poi lo faremo, dai. Eventualmente riprendo solo quando ha senso farlo. Sì, lasciamo perdere lo shinobi, non ci frega più di tanto. Saliamo a piedi. Non capisco, non credo sia un accampamento, che non c'è nessun tipo di contorno giallo o rosso. Pare di no. Ok. Però ci sono dei nemici. Non ha fatto l'assassinio brutale. Ok. Ah no, questo era per i proiettili, che comunque stavano arrivando, quindi potevamo utilizzarlo. Ok. Basta. Ok. Mi dispiace. Ok, possiamo salire, I guess. So quale sia. Oh no, era questo il lato giusto, ok. Vabbè, no, Yasuke, dove vai? Dove? No. Quella lampada posizionata nel posto peggiore, devi scalare, però vabbè. Riusciamo anche senza... oddio, non so, forse da qui sicuro. Ok. Ottimo. Oh, bella però con quel ponte lì, Sono sicuramente i migliori questi, Cioè, i punti di sincronizzazione dei giochi RPG della saga sono... beh, in realtà anche da Unity in poi, cioè comunque da quando gli engine hanno iniziato ad avere un minimo di resa grafica decente, secondo me sono i migliori. Per esempio quelli in Assassin's Creed 2 sono bellissimi a livello nostalgico, a livello di cavolo, sono insomma zone che ci appartengono, no? Però il fatto che è molto semplicistico il design della città del 2, perché chiaramente erano banalmente dei quadratoni, no? I palazzi con le varie incanalature aggiunte sopra, però non hanno i dettagli che hanno su Unity o Syndicate o insomma tutti i nuovi Assassin's Creed. Nuovi per modo di dire, visto che Unity e Syndicate quanto c'hanno? 10 anni sicuramente. E di conseguenza dobbiamo andare dall'altro lato. Di conseguenza questi panorami qui danno una hit che è completamente fuori dal comune. Allora, io non ho idea di che cosa sia questa frattura, se era uno di quelli lì dove tipo dovevi fare quei puzzle, penso di sì, adesso vediamo. Sono poco significativi, se devo essere sincero, però
questo è il gioco che Ubisoft ha confezionato e questo ci prendiamo. Non so se Hex lo giocheremo, cioè l'uscita sicuramente no, non lo prenderò all'uscita, però non so se lo giocheremo come prossimo titolo oppure se andrò a ritroso e quindi iniziamo a giocare dal primo, che tra parentesi non ho mai giocato, io ho cominciato dal 2. Temevo non ti arrivasse. L'aquila. Le tracce della guida conducono qui. Andiamo. Mi piace anche questo spezzare la persona nell'animus e la persona, cioè è il personaggio che tu stai interpretando. Peccato che sia fatto, insomma. Non temere, non è così profondo come sembra. Ci vediamo laggiù. Non capisco perché, cioè no, lo capisco il motivo del rilascio della storia del presente, e cioè le persone che giocavano gli Assassin's Creed solo per l'ambientazione storica. Però cavolo, Assassin's Creed non è solamente quello, e il fatto che l'azienda stessa perda le radici di quello che è il gioco è veramente un peccato. Corruzione dell'avatar. La funzionalità dell'avatar è stata compromessa. Purifica la fonte della corruzione o esci dall'area. Stai cambiando forma. Deve essere opera di Ego. Sta alterando i dati del ricordo. Credo che stia cercando di riscriverlo. Questa roba è figa. Questo spiega il tuo glitch. Ok. Cos'è questo? Ah, ok. Ah, va bene. Sì, però questo aveva senso quando dovevi caricare, eh. Adesso che è così lento. È davvero speciale. Alla sua vista resti a bocca aperta, hai presente? No, ovvio che non hai presente. Quelle Yasuke? No, credo sia un samurai. È una specie di portale. Credo che stia andando dalla guida. Dai, andiamo. Non attivo, furtività abilitata. Staranno cercando noi o staranno cercando la guida? Ok. Devo arrivare lì sopra per togliere la corruzione. Solo che non posso farlo, credo, da qui. Ma funziona anche il buio? Ok. Dov'è? Chi è? Sotto. Vabbè. Non credo ci crei problemi. Ah, ok, c'era questo posto. Strumenti. Yes. Cure. Credo, non credo mi abbia dato kunai. No, invece ce me li ha dati. Ok. Ottimo. Dove siamo diretti? Qui su? Carino. Ok, purifichiamo. All'istinto del guerriero. Non mi ha fatto schivare perché ero in mid animation, credo.
Ok. Bella comunque quest'arma. Dovevo usarla di più. Aia, ero troppo vicino. Ottimo. Cavolo, mi ricorda un sacco quando entravo nei posti degli Isu con Cassandra su Odyssey. A me tipo quella roba ha fatto impazzire. Poi vabbè, c'è anche chi crede che gli Isu non ci siano mai stati negli Assassin's Creed perché pensavano solo al credo e alla parte storica, però che bello. E insomma, hai capito. Le sue catene erano fuse con me. Vedevo tutto, ma non riuscivo a muovermi. Non riuscivo a parlare. Poi ho visto te. Sapevo che era stata la guida a mandarti. Ma chi è l'aquila? Se ne va di nuovo. Non deve arrivare alla guida prima di noi. Muoviamoci. Devo purificare. Ah, non ho proprio il combattimento con lei. Ok. Ah, non vedevo. Ok. 4万を超す兵がわしのもとに集っておる。それでもわしは多くだ。È bloccata dall'altro lato. Ok, quindi probabilmente. Ok. Qui si sale. C'è da purificare, invece qui. Penso fosse semplicemente per farmi riswitchare, non... No, probabilmente dovevo killarli. Molto probabilmente. Ottimo. Ci doveva essere un motivo, altrimenti... Però è carino questo sistemino, è un puzzle molto semplici, però l'ambientazione e tutto di queste cose mi piace molto. Devi tornare nell'anonimato, dove... Ma perché sono respawnati? Cos'è successo? Sa di sì. Ma se ha anche adotto la forma di Yasuke non posso comunque fightare. Perché posso scendere qui? Aia. Non ho capito se è necessario che io purifichi quella roba lì, eh. Vediamo subito. Devi venire qui.
Aia. Ok. Ma era scriptato che spawnassero, mi sa. Ok. Devo scendere qui sotto. No. E qua si ricollega. Dove si trova il portale? Di qui? Sì. Non capisco come, ma sì. Di qui? No, non mi ci fa andare, sono bloccato. C'è un buco qui? No, devo tornare indietro? Forse da qui? Possiamo fare più in fretta, se arriviamo tardi, se arrivo tardi. Scusami. Ho capito, ma che vuoi da me? Tardi per salvare la vita. Non ho nemmeno nulla, mi serve Yasuke. Aia. Merda. Ok. Ok. Boom. Di lì? Prendiamo una Oe che è lentissimo. Ci siamo quasi. Me lo sento. Ci sta chiamando. Senti anche tu. No. Però mi fido. Sei solo un'aquila che C'è un parla. po' di Naoe qui. E anche di Yasuke. Com'è che lo chiamate? Effetto osmosi, sì. Effetto osmoso? Comunque fighissimo la voce italiana qui, è veramente pazzesca come idea questa, spero che la mantengano sempre. Se conoscessi la guida da un'eternità. Sai, come se fosse con me da sempre. Da ancora prima che vedessi il suo volto. Presto capirai cosa intendo. Va bene, Dobbiamo solo arrivare. questo è stupendo, eh. Perché la camminata? Ah, ecco. Quella spada. Sentinella B. Ok, questo non me l'aspettavo. Bellissimo. Già solamente questo poco di boss fight è migliore di tutte le boss fight che abbiamo fatto riguardo gli obiettivi. Però vabbè, chiaramente, perché qui possono fare quello che vogliono visto che ci troviamo nell'Animus. Però sicuramente un po' di creatività in più non avrebbe guastato. Aia. No. What? Non ho capito se è stato conseguente all'essere stato colpito oppure arriva a un certo punto che mi toglie la forma. Però in ogni caso fighissimo.
Veramente bello. 111 punti maestria? Ah, forse perché qui è come se non avessimo... Non lo so. Peccato. È un peccato perché abbiamo poche cure, siamo arrivati qui che le avevamo già consumate. Bellissimo però, Ah, le schivate contano anche se banalmente non vieni colpito dalle abilità, non necessariamente la schivata effettiva. Ah, ok. Capito. È perché avevo finito la vita, ecco, vedi. Quando ti uccide in forma di Yasuke o Naoe, torni l'avatar dell'Animus. E allora è fattibilissimo, non servono necessariamente le cure. No, l'ha preso però, gli ha fatto danno. Ok. Aia. Fase con Naoe. Bellissima sta boss fight. È più pick di tutto il resto del gioco. E ha anche più senso. Cioè, è più assassino questo finora che tutta la storia di Shadows, Perché questa roba c'è sempre stata nel franchise. Pensavo di dovermi arrampicare, ma in realtà no. Arrivo. Se non si incastrasse a fare scalate assurde. Guarda. Ok. Wow. Ecco, è arrivata qui. E adesso cosa facciamo? Che cos'è? Non sarà facile da decifrare. Credo che sia una traccia lasciata dalla guida, ma di cosa si tratta? Mi servirà tempo per capirlo. Ma ti sto facendo una copia. Prima o poi la troveremo. Dobbiamo solo avere pazienza. È stato più pick questo che tutto il resto che abbiamo fatto. Vorrò sapere cosa scopro. E grazie ancora per tutto il tuo aiuto. Mi ha dato un boh. Perfetto. Io lo volevo provare il boh. Anche un'arma per... Corruzione del Kabuki. Cosa ce l'ha data adesso, no? Accumulo di confusione. Danni critici quando colpisci più nemici. Ed è anche molto bella esteticamente. Mi ha dato altro? Mi ha dato questo. Furia dell'alba. La rottura dell'armatura genera una scarica di frammenti che infliggono danni. Bella anche questa, No, mi ha dato questa. Danni inflitti ma 25% di probabilità di autoinfliggerti danni. Però figo. E allora mi sa che il boss sarà qualcosa di non proprio utilizzabile. Avrà qualcosa tipo questo. Vediamo un po'. Però ragazzi, wow. Mi mancavano proprio queste fasi dell'Animus. Ma
Child... Ah, ok. Dono della guida. Non si capisce bene cosa sia, una chiave, una mappa o altro. Questo pure l'avevamo già visto. Credo che l'abbiamo già visto, forse no. Il fuoco climatico in vigore fino al tramonto. Devo restare in questa pulciosa stanza d'albergo. L'aria condizionata crepita, ma finché fa rumore vuol dire che funziona. Se si spacca, questo posto si trasformerà in un forno in mezz'ora. Un venditore ambulante mi ha detto che un paio di settimane fa è saltata la corrente del quartiere a metà giornata. Impossibile sopravvivere anche stando all'ombra. Quel giorno sono morte parecchie persone, anziani, bambini. Questo posto è appeso a un filo. Chi aveva soldi ha lasciato Marrakesh da un pezzo. Sono rimasti soltanto i poveri. Il posto è un banco in souk nei pressi di Jama nel El Fna, nella Medina. Devo lasciare un gufo al mercante. È il segnale di contatto convenuto. Le istruzioni non sono molto chiare, ma date le circostanze è comprensibile. Forse papà si riferiva a una statuetta a forma di gufo. In ogni caso qui nessuno ha mai visto un gufo e non ci sono statuette che li raffigurano. Allora ho disegnato un barbagianni, come quello che vedeva sempre da piccolo nel bosco dietro casa, a Gloucester. Funzionerà lo stesso. Consegnare il gufo e attendere istruzioni, nient'altro. Posso solo sperare che il vecchio sapesse quello che faceva. Un uomo mi ha seguito da quando sono uscito dalla stazione, ne sono quasi certo. Sarà la polizia segreta. Non capitano molti bianchi europei a Marrakesh di questi tempi. Non c'è più niente da spremere da questo posto. A breve arriveranno i signori della guerra. Lo semino nei vicoli e mi ci perdo anch'io. Appena si lasciano i percorsi più battuti ci si ritrova in un labirinto. Alla fine ho dato qualche soldo a un bambino perché mi guidasse fuori, in valuta straniera. Una somma che a casa mia non sarebbe bastata per un pacchetto di noccioline al bar, ma che qui sarà sufficiente a mantenere il bambino e la sua famiglia per settimane. Non è giusto, lo so, come tutto il resto, ma ormai ci ho fatto il callo. Mi torna in mente una discussione con papà, tanti anni fa. Voleva che mi unissi a lui, diceva che dovevamo fare qualcosa per il mondo. Gli ho risposto che sarebbe stato inutile. Cosa può fare una persona sola? O 10, 100? Siamo moscerini che ronzano attorno a una macchina gigantesca. Possiamo solo cercare di non farci schiacciare dagli ingranaggi. Vorrei che fosse andata diversamente. È un pezzo che rimpiango quel momento. Non riesco a dimenticare la delusione sul suo volto. Alla fine però è riuscito a coinvolgermi. Mi auguro che ne sarà contento, ovunque si trovi ora. È sempre stato orgoglioso di me, fin troppo anzi. Persino quando non ero all'altezza delle sue aspettative. Sto diventando sentimentale, meglio smettere, riprenderò stasera. Joel Eastman. Non ho idea di chi sia. È forse l'Aquila? Sono uscito per l'allarme antincendio stamattina. Il governo non si scomoda per un villaggio così isolato, quindi tocca alla gente del posto badare agli incendi. La vegetazione è splendida se si esclude il costante ronzio di sottofondo dei bot porta acqua. È stato bello poter essere d'aiuto, ho rimosso legna secca e sterpaglie per contrastare i prossimi incendi. Mi è servito per ricordarmi che c'è dell'altro oltre la battaglia contro l'Abstergo. Stanno cuocendo a fuoco lento quello scienziato che abbiamo rapito. Ho provato a dire a Tatiana che non abbiamo tempo da perdere, ma ne è venuta fuori una discussione con gli altri che mi hanno rinfacciato di aver preso la parola quando non toccava a me. Me ne sono andato per evitare di rompere i denti a qualcuno. È il caldo a ridurci così. Fa sembrare tutto quello che stiamo facendo inutile e insignificante. Mentre stiamo lavorando un bot portacqua mi ha atterrato sulle nocche. Ali iridescenti, occhi da insetto, ma io riuscivo a vedere i giunti e i collegamenti meccanici. Se ne accosti uno all'orecchio riesci a sentire le vibrazioni dei meccanismi all'interno. Se avessi un microscopio probabilmente riuscirei a scorgere il logo dell'Abstergo là dentro. Sono ovunque. Non hanno solo telefoni e token monetari. Non hanno solo navi e levitazione magnetica per il trasporto truppe. È un futuro che non abbiamo visto negli altri giochi, o sbaglio? O almeno io non lo ricordo. Per il trasporto truppe che prelevano soldati dalle loro basi per inviarli a sedare rivolte in giro per il mondo o a sostenere un signore della guerra annientandone un altro. Non hanno solo cani robot corazzati carichi di medicinali negli alloggi dedicati sul dorso. Hanno anche i droni portaacqua. L'Abstergo ha tutto. Prima fanno a pezzi il mondo, poi ti vendono la colla. Ma guardando fuori da questo villaggio sembra di vedere il passato, prima che l'Abstergo invadesse ogni aspetto della nostra vita. In realtà è come guardare il futuro, quando l'Abstergo sarà completamente invisibile. Nessuno percepirà la loro presenza, eppure tutti saranno controllati. Tra quanto l'Animus farà la sua comparsa anche qui? Non posso distrarmi, c'è una ragione se papà ci ha mandati a prendere il dottor Müller. Papà sa qualcosa che ci aiuterà ad assestare un colpo al cuore dell'Abstergo.
È così che si uccide un gigante, giusto? Il dottore si sta svegliando. È giusto il momento. Ragazzi, leggendo tutta questa roba sono estremamente triste che questo franchise sia in mano a Ubisoft da un certo punto di vista. Perché pensate che figata se... Cioè, in un certo senso è come... Lo sono già. Però se Watch Dogs e Assassin's Creed fossero a stretto contatto e collegati. Perché se con Legion siamo andati oltre, cioè perché con Watch Dogs e Watch Dogs 2 era una realtà verosimile, un futuro pressoché prossimo, ok? Con Legion siamo andati già più in là, sci-fi, un pochettino più, no? Tecnologia un po' too much, che in realtà adesso stiamo iniziando a vedere, la guida autonoma, un sacco di altre cose, però rispetto all'1 e il 2 sicuramente più in là. Ecco, immaginate che figata se di per sé fossero franchise a parte, però il world building fosse lo stesso. Che peccato. Che peccato. Però la frattura è stata veramente bella. Io non so se queste fratture vengono indicate sulla mappa, cioè sì. Imminenti fratture. Però questa è roba invece settimanale, che non ce ne frega niente. Le anomalie. Le fratture però mi interessano un sacco. Koshiro. No, segue la scia di sangue lasciata dai vecchi compagni d'armi di Koshiro. Questa è bella lunga come cosa. Ok, potremmo fare la volpe. Sicuramente è quello che faremo nel prossimo episodio, credo. Gli allievi di Nobutsuna li faremo a livello 37, presumibilmente. E invece per quanto riguarda il DLC, Awaji, possiamo già farlo, credo. Ah no, devo completarla la storia principale. Ok, no, pensavo che potessi farlo quando volessi. Ok, quindi completeremo prima il gioco base. Va benissimo. Ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Io l'ho apprezzato tantissimo. È iniziato molto lento, abbiamo comunque fatto la missione di Yasuke che mi è piaciuto. I flashback sono... Si vede che i flashback probabilmente dove è andata gran parte della narrativa di budget anche per le cutscene e cose di questo tipo, perché anche gli obiettivi non è che abbiano, no? Ne abbiamo parlato tante volte, però la parte della frattura è stata veramente bella. Io spero di trovarle tutte, non so se a un certo punto ci verranno indicate, però probabilmente è una cosa che vorrei integrare bene nella serie, quindi se non le avessimo trovate tutte per la fine le googlerò, esattamente come su Expedition, dove ho praticamente fatto tutte le ultime cose dopo con qualche guida, giusto per mantenerle nella serie, perché volevo che ci fossero. E vedremo. In ogni caso, io vi ringrazio per aver seguito il video. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.